Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione. Tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2023. Ok, abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dello Scorpione. La sacerdotessa è una carta che fa riferimento all'intuizione, alla connessione con il sé divino e anche al vedere le cose, diciamo, da un punto di vista più ampio, più alto, se vogliamo. Cioè è un po' una carta che vi invita a vedere le cose oltre la dualità, oltre il fatto che sia giusto o sbagliato. È anche una carta che parla proprio per questa ragione del superamento di alcuni dubbi. È una carta fortemente collegata con l'intuito e la femminilità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io vi ricordo che sono letture generali, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione, così come anche la mia email e altri link a video che potrebbero essere interessanti per voi. Partiamo da un 7 di denari al contrario, da un 9 di bastoni, fante di bastoni, 6 di coppe, 4 di denari, la carta della torre, 9 di pentacoli e 9 di spade. Ragazzi, qui devo dirvi che partendo con il 7 di pentacoli al contrario, può denotare una certa impazienza in una situazione, un certo disagio magari nel rimanere in una certa situazione, perché poi vedo anche il 9 di bastoni, che è una carta che parla di qualcuno che si sta difendendo, di alcune barriere che probabilmente è necessario alzare o che avete già alzato, ma è anche una carta che parla di stanchezza. E qui abbiamo una carta che parla di lavoro. Quindi per molte persone può essere una sorta di stanchezza a livello lavorativo, a livello quotidiano o a livello per esempio di un progetto, di una relazione che fa fatica a dare i propri frutti. Abbiamo poi anche questo fante di bastoni, potrebbe essere una persona, potrebbe essere un figlio per qualcuno. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. A livello di energia è comunque un'energia entusiasta, piena di voglia di fare, che guarda in avanti. Però è anche vero che è un'energia che parla di una persona che è molto focalizzata su se stessa, eh? Quindi può anche proprio essere che abbiate bisogno di prendervi un tempo per voi. Abbiamo poi anche questo 6 di coppe, ecco, è interessante perché è proprio in centro lettura. Lo sento come se aveste bisogno di un momento di spensieratezza, un momento di divertimento, un momento di anche coccole per qualcuno. C'è tanta stanchezza a fine giugno, inizio luglio, ragazzi. Abbiamo poi questo 4 di pentacoli, la torre, il 9 di pentacoli, ma li andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 7 di denari, andiamo a vedere cosa riesco a dirvi di più. Re di coppe e 9 di spade. Allora, qui si può trattare o di una persona che in qualche modo o non vedete arrivare o non vi dà i frutti di cui parla questo 7 di denari,
è molto legato al passato perché il 9 di spade è legato al passato, è legato a qualcuno che vive nei ricordi delle preoccupazioni, del dolore, vive nel timore che certe situazioni si possano ripetere. È come se aveste bisogno di lavorare ancora sulla vostra emotività. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Cavaliere di spade e regina di bastoni al contrario. Ragazzi, vi dirò, allora qui potrebbe esserci una situazione anche con qualche familiare, perché abbiamo sia un re che una regina che potrebbero, visto che qui il fante parla di figli, ci potrebbe essere qualche questione proprio a livello familiare che sarà più importante nella prima parte di luglio. Ehm, Ho come l'idea, scusate, che qui ci sia bisogno di una nuova determinazione mm, verso come o vi difendete dal mondo esterno o vi ponete verso il mondo esterno. Ho come la sensazione che qualcuno sia un po' stanco di non essere riconosciuto. Andiamo a vedere il fante di... Ok, wow, 4 di spade, 3 di spade. Può essere, ragazzi, che questo fante di spade sia il soggetto, la persona che vi ha deluso, che vi ha ferito, che vi ha tradito e dal quale ancora non siete guariti ed è per quello che qui all'inizio avete questo 9 di spade. Siete un po' prudenti, probabilmente avete sofferto tanto e qui siete in una fase dove ehm, vi state ancora purgando, direi. Vi state ancora sanando, dovete ancora occuparvi per bene della vostra guarigione. Anche perché ho la sensazione che rimanendo lì dove siete è come se doveste continuare a difendervi da questo tipo di sofferenza, cioè come se vi doveste giustificare nei confronti degli altri. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo al 6 di coppe. Abbiamo l'imperatrice. Sì, può essere una questione legata a una... E gli amanti. Allora, ragazzi, può essere una madre qui, perché c'è l'imperatrice, come la sensazione che qualcuno non dia valore alla vostra sofferenza. Non dico che sia la madre in sé, può anche essere l'idea che avete assorbito e che quindi siate voi a non dare valore alla vostra sofferenza. Però qui, essendoci anche la carta degli amanti, si parla di amor proprio. E tenete presente che quando c'è il 6 di coppe è sempre un discorso legato al passato, anche qui avevamo il 9 di spade legato al passato, ok? Ora, normalmente fa riferimento a quello che è una relazione da fiaba. In questo mazzo specifico fa vedere una nonna con la nipotina. È un po' come se vi rimandasse al tipo di protezione, di accudimento che sentivamo quando eravamo piccoli. È un po' il diventare madri di noi stessi, lavorare sull'amor proprio, lavorare sul lato femminile, sul lato, diciamo, ricettivo, su quello che ha amore e compassione, sia per noi, ma poi anche per gli altri. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Papa al contrario. 8 di coppe e re di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che le dinamiche nella seconda parte potrebbero cambiare.
Perché qui abbiamo il 4 di denari che parla di distacco e, diciamo, guardando queste due carte ho la sensazione che qualcuno si staccherà da qualche tipo di legame, da qualche tipo di contratto, da qualche tipo di ruolo all'interno della società, visto che comunque qui era difficile essere riconosciuti, è un po' come se qui ci si staccasse dal bisogno di essere riconosciuti. Andiamo a vedere questa torre, perché la torre quando arriva vi dà la possibilità di resettare tutto. Otto di spade al contrario e mago, wow! Quindi è come se qui iniziassero ad essere chiare le cose che prima non vedevate, o meglio il lato negativo, è un po' come se venisse spazzato via con questa torre, è come se iniziaste ad aprire gli occhi e letteralmente con la carta del mago c'è un nuovo inizio, ma infatti vi dicevo, quando c'è la carta della torre è un nuovo inizio, è la possibilità di resettare tutto quello che è stato bello ma anche brutto, quindi tutto quello che non vi è piaciuto fino ad adesso avete la possibilità di trasformarlo in qualche cosa che vi piace, che vi serve, che vi fa crescere. Tenete presente che il mago ha l'energia, la potenzialità, la maestria, è capace di fare questa magia e di prendere le energie pesanti, ok? E di trasformarle in energie di abbondanza e prosperità. Voi terminate la linea con un 9 di pentacoli, che è una carta di abbondanza, che è una carta anche di eredità per qualcuno, è una carta di nuove possibilità, è una carta anche di amor proprio. C'è comunque sempre l'energia del 9 di spade, quindi è vero che le cose cambiano, ma fate attenzione a questi pensieri legati al passato, ragazzi. Quando vi rendete conto che siete troppo nel passato, mettete le mani sul cuore e ritornate nel presente, nel qui e ora. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Un altro 9 di pentacoli, molto bene direi. E cavaliere di bastoni al contrario. Allora, io vedo anche un'altra chiave di lettura. Cioè, è come se qui ci fosse una relazione a due dove una persona fondamentalmente, diciamo, resta sulle sue e di conseguenza l'altra, tendenzialmente voi, è un po' come se pensaste che vi siete reinfilati nella solita relazione. C'è comunque questa sofferenza, quindi sicuramente c'è già stato qualche questione che ha messo in dubbio, che vi fa stare sulla difensiva, però quello che vedo è che ad un certo punto vi staccherete, appunto, come vi dicevo prima, dal bisogno di conferme che vi aspettate o dall'altra persona, che potrebbe essere il partner o potrebbe essere anche la madre, ed è come se staccandovi da questo bisogno, sganciandovi, automaticamente vi rendete conto che molte cose le potete fare di testa vostra, anche se gli altri non sono d'accordo, cioè fondamentalmente chi se ne frega. Voi dovete seguire il vostro cuore, andare avanti per quello che voi sentite giusto per voi. Gli altri, quando vi danno i consigli, ve li danno perché pensano di consigliarvi per il bene, però tenete sempre presente che hanno le loro paure, le loro forme pensiero, le loro esperienze, quindi il consiglio è filtrato attraverso tutte queste cose. Non è detto che quelle cose lì siano valide anche per voi. Quindi create voi il tipo di realtà che volete nella vostra vita. Vi dico questo perché è come se staccandosi da questo bisogno, qui con questi due 9 di pentacoli che mi hanno proprio ribadito, cioè 9 di pentacoli, amor proprio, ma è soprattutto una carta di forte indipendenza.
sia economica sia caratteriale. Quindi ho un po' come la sensazione che a un certo punto direte: ma sì, ma sai che c'è, ma io penso a me, ma mi godo lo stare un po' da sola. Vi dico che comunque c'è anche questo cavaliere di bastoni che potrebbe affacciarsi verso metà luglio, ma è come se per adesso sto bene così, mi godo quello che ho. Mm. E il vedere oltre, la torre vi dà la possibilità di vedere oltre, di vedere, diciamo, con gli occhi della sacerdotessa, con l'occhio, mi verrebbe da dire. Va bene, andiamo avanti e vediamo ancora un oracolo per terminare la lettura. Un oracolo che è volato, datemi un secondo, lo raccolgo. Carta numero 14, resistenza. Wow. Ragazzi, allora fateci caso, qui c'è la figura che sta soffiando su questa persona. C'è la torre. È come se voi avete già avuto certe avvisaglie, tra virgolette, su come potrebbe andare con questa persona, sul tipo di valutazione che potreste aspettarvi da questa persona, ma è come se ad un certo punto l'universo vi mandasse questa torre per dire: ok, stai resistendo troppo, ti devi accorgere di dove devi correggere, diciamo, il tuo modo di comportarti, il tuo modo di essere. Quando arriva la torre è sempre l'universo che ci reindrizza. È vero che noi sul momento lo viviamo male perché magari è un periodo tormentato, è un periodo con tristezza, con rabbia, con movimenti, spostamenti, perdite, insomma, è un crollo dell'ego fondamentalmente, ma su un piano fisico può parlare proprio di perdite materiali e concrete. Però normalmente è perché noi, diversamente, non avremmo cambiato strada. E allora perché? Perché facciamo resistenza, quindi occhio alle resistenze che fate. Cercate di tenere sempre ben presenti i segnali che l'universo vi dà e seguite, è un po' come lasciatevi fluire, no? E sento che in questo momento questa torre vi reindrizza verso voi stessi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare il prossimo periodo. Se sì, se vi è piaciuta comunque potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione o anche con un commento, che a me piace sempre leggerli. Se poi volete anche sostenere il canale attivamente potete fare una donazione o abbonarvi. Ci sono due fasce di abbonamento, quella più bassa è semplicemente per supportare il canale, quella più alta vi dà accesso ai video di crescita spirituale. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!